Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Il vento ululava attraverso la casa vuota mentre Nathan sedeva nello studio debolmente illuminato, le nocche bianche mentre stringeva il suo telefono. Il messaggio della moglie era ancora aperto sullo schermo, le parole che si incidevano nella sua mente. Dobbiamo prenderci una pausa, Nate. Devo chiarire le cose. Da 6 anni Lauren era stata la sua compagna, la sua confidente, l'amore della sua vita, o così pensava. Il suo messaggio non suonava come lei, era distaccato, quasi clinico, come se fosse stato redatto da qualcun altro completamente. Ripercorse mentalmente la loro ultima conversazione, cercando segni, indizi, qualsiasi cosa per dare un senso alla fredda distanza che era cresciuta tra di loro, ma nulla poteva prepararlo alla tempesta che stava per scendere sul suo mondo. Lauren non era sopraffatta, né stava cercando chiarezza. L'aveva già trovata nelle braccia del suo ex amante Eric. Nathan non aveva dormito per giorni. Il messaggio di Lauren aveva innescato una reazione a catena nella sua mente. Domande che si scontravano l'una con l'altra, ognuna più angosciante della precedente. Seduto nella sua auto fuori dalla loro casa suburbana, stringeva il telefono. Gli screenshot della madre bruciavano un buco nella sua coscienza. Controllò i social media di Lauren come sua madre aveva insistito, la sua voce tremava con esitazione. C'è qualcosa che devi vedere. Nathan rise inizialmente. Lauren non era una che ostentava la sua vita online e lui si fidava completamente di lei, ma quando finalmente guardò, i suoi post non erano visibili. Confuso, suppose che fosse un malfunzionamento finché sua madre non gli inoltrò ciò che aveva visto. Le foto lo colpirono come un treno merci. Lauren a Cabo San Lucas, indossando l'abito estivo corallo che lui le aveva comprato l'estate scorsa, la location era inconfondibile. Sabbie morbide, onde turchesi. E accanto a lei, appoggiato casualmente nella cornice, c'era Eric. Solo il nome fece girare lo stomaco di Nathan. Era l'ex che aveva infestato i loro primi anni di relazione come un fantasma, quello che aveva tradito Lauren e poi implorato il suo ritorno. Nathan aveva creduto che quel capitolo fosse chiuso. Le didascalie sotto le foto erano abbastanza innocue, ma tagliavano profondamente. A volte è necessario rivisitare il passato per trovare il futuro. Il futuro. La visione di Nathan si offuscò mentre la rabbia lo pervadeva. Non la chiamò, non chiese spiegazioni. Invece, rimase seduto nella sua auto a fissare le foto, finché il suo respiro rallentò e una calma agghiacciante si stabilì su di lui. Se Lauren pensava di poter andarsene e scappare, l'aveva sottovalutato. Quando Lauren tornò una settimana dopo, entrò in casa come se nulla fosse successo. La sua valigia sbatteva contro il pavimento in legno e canticchiava mentre disfava una borsa piena di souvenir. «Ehi, Nate!» disse allegramente, senza nemmeno guardarlo. Quella pausa era proprio ciò di cui avevo bisogno. Mi sento molto meglio adesso. Nathan non rispose immediatamente. La guardò dalla porta, le braccia incrociate, l'espressione impassibile. Quando finalmente parlò, la sua voce era bassa e misurata. «So dove sei andata e con chi eri». Lauren si bloccò. Un oggetto scivolava dalle sue dita per un momento. La sua maschera di noncuranza vacillò, ma si riprese rapidamente. «Nate, non fare questo. Ti ho detto che avevo bisogno di spazio. Non è che ti ho tradito. Sei andato in vacanza con il tuo ex», interruppe, il suo tono freddo. «Hai preso quella decisione da solo. Non insultare la mia intelligenza». Gli occhi di Lauren si ristrettarono e la sua voce divenne difensiva. «Non era un tradimento. Una pausa significa che le regole sono diverse. Non pensavo avessi bisogno di spiegarti me stessa». Nathan la fissò, il volto impassibile. «Non hai bisogno di spiegarti. Ho finito». Le parole colpirono Lauren come una risata. «Ho finito», ripeté con la voce che si alzava. «Non puoi essere serio. Era solo un viaggio, Nate. Stai esagerando».
Nathan passò oltre senza un'altra parola, lasciandola rimuginare nel silenzio. I documenti del divorzio furono notificati 3 giorni dopo. L'indignazione di Lauren era palpabile, ma Nathan non se ne curava. Lei aveva già dimostrato chi fosse veramente. I tentativi di Lauren di dipingere Nathan come controllante e distante avevano solo rafforzato la sua determinazione. Quando lei richiese l'assegno di mantenimento, affermando di aver sacrificato la sua carriera per il loro matrimonio, Nathan sapeva di dover colpire dove faceva male. Iniziò a scavare. Lauren aveva costruito la sua carriera su una facciata di integrità e ambizione, ma lui sapeva che non era così intoccabile come sembrava. Con determinazione silenziosa, ricompose i segreti che pensava fossero al sicuro. Uso improprio delle risorse aziendali, spese dubbie e post sui social media che non si allineavano con l'immagine professionale che proiettava. Poi c'era Eric. Le indagini di Nathan rivelarono un uomo la cui vita era instabile quanto la sua morale. Cause legali, debiti non pagati, imprese fallite. Eric aveva lasciato una scia di distruzione ovunque andasse. Non era sufficiente per esporli, Nathan voleva che sentissero il peso delle loro decisioni, vedere le loro vite meticolosamente costruite sgretolarsi pezzo dopo pezzo. Nathan non era estraneo alla risoluzione dei problemi. Come stratega esperto nella sua carriera aziendale, sapeva come affrontare una sfida con precisione e pazienza. Questa volta, però, le poste in gioco erano personali. Mentre sedeva nel suo ufficio a esaminare i registri finanziari che aveva raccolto con meticolosità, trovò una cupa soddisfazione nel collegare i punti del tradimento di Lauren. Prima si concentrò sull'uso improprio delle finanze comuni. Lauren aveva silenziosamente convogliato denaro in lussi personali, borse firmate, abbonamenti a spa e viaggi esotici, mentre sosteneva che i loro risparmi fossero vincolati. Nathan aveva tracciato ogni prelievo con meticolosità, incrociando date e ricevute. Poi rivolse la sua attenzione alle vulnerabilità professionali di Lauren. Come dirigente senior del marketing in un marchio di lusso, la carriera di Lauren dipendeva da un'immagine impeccabile, ma Nathan aveva scoperto diverse violazioni che potevano minacciare la sua posizione. Spese personali registrate come costi aziendali, regali ai clienti convenientemente non dichiarati e sospetti vuoti nei suoi registri di bilancio ufficiali. Poi c'era Eric. Nathan scoprì che le sue cosiddette imprese imprenditoriali non erano altro che una serie di truffe. Eric aveva frodato clienti, lasciato progetti a metà e partecipato a una serie di partnership commerciali fallite. Una rapida ricerca nei registri pubblici rivelò cause legali che si accumulavano come bollette non pagate. Nathan si appoggiò alla sedia con un sorriso cupo sulle labbra. Pensavano di averlo superato, ma tutto ciò che hanno fatto è darmi l'armamento di cui avevo bisogno. Il giorno in cui Lauren entrò nell'ufficio aspettandosi un'altra mattina di routine, tutto iniziò a disfarsi. Nathan aveva segretamente informato il Dipartimento di Conformità Aziendale della sua compagnia, armato della documentazione sul suo uso improprio delle risorse. L'azienda lanciò un'indagine rapida. I colleghi di Lauren bisbigliavano alle sue spalle e le riunioni che una volta includevano lei, ora si tenevano senza preavviso. Alla fine della settimana fu chiamata nella sala del consiglio e consegnata una lettera di licenziamento. Le conseguenze furono immediate. Perdere il lavoro non ferì solo Lauren finanziariamente, ma frantumò anche l'immagine perfetta che aveva lavorato così duramente per coltivare. Peggio ancora, i bisbigli continuarono a seguirla. I potenziali datori di lavoro erano cauti e Lauren si trovò presto nella lista nera dell'industria che una volta dominava. Nel frattempo, la guerra silenziosa di Nathan contro Eric stava guadagnando slancio. Contattò uno dei molti clienti delusi di Eric, finanziando anonimamente la causa legale dell'uomo. Il caso legale guadagnò trazione, trascinando il nome di Eric nel fango. In pochi giorni le notizie delle sue attività fraudolente si diffusero sui social media, grazie a un dossier accuratamente realizzato che Nathan aveva trapelato a un noto giornalista. La relazione tra Lauren ed Eric, una volta esibita così audacemente online, iniziò a fratturarsi sotto il peso del scrutinio pubblico.
I commenti sui suoi post passarono dall'ammirazione al disprezzo, con persone che denunciarono il suo tradimento e la sua caduta. Eric, disperato di salvare ciò che restava della sua reputazione, cercò di distanziarsi da Lauren, ma era troppo tardi. Le sue imprese fallite e le cause legali in corso lo resero tossico nei circoli imprenditoriali che una volta dominava. Nathan osservava tutto da lontano, la sua soddisfazione temperata da una calma incrollabile. Non stava agendo più per rabbia, ma per giustizia. Mesi dopo, la vita di Nathan aveva preso una piega migliore. La sua carriera prosperava e si era riconnesso con vecchi amici che gli ricordavano la gioia delle relazioni genuine. Aveva persino iniziato a frequentare di nuovo una donna di nome Clara, la cui calore e onestà erano un netto contrasto con l'ambizione fredda di Lauren. Una sera tranquilla, Nathan ricevette un'email inaspettata da Lauren. Il suo messaggio era breve, quasi disperato. «Nate, ho bisogno di parlare, per favore, solo una volta». Contro il suo miglior giudizio, accettò di incontrarla. Scelsero una location neutra, un caffè ai margini della città. Quando Lauren entrò, Nathan la riconobbe a malapena. La donna sicura e raffinata che aveva conosciuto era scomparsa, sostituita da qualcuno fragile e spezzato. «Ho perso tutto», ammise con la voce tremante. «Il mio lavoro, la mia reputazione. Persino Eric se n'è andato quando le cose sono diventate difficili. Non so cosa fare». Nathan ascoltava con il volto impassibile. Quando lei chiese il suo aiuto, si chinò in avanti, la voce calma ma ferma. «Hai fatto le tue scelte, Lauren. Ora vivi con le conseguenze. Non chiedermi di ripulire il tuo pasticcio». Le sue lacrime non lo commossero. Mentre si alzava per andarsene, si sentì soltanto un senso di sollievo. Per la prima volta in anni, Lauren era davvero fuori dalla sua vita. La storia di Lauren ed Eric svanì dalla vita di Nathan. La loro caduta servì come un netto promemoria del prezzo del tradimento. Nathan, d'altra parte, si concentrò sulla costruzione di qualcosa di reale con Clara. La loro relazione era fondata sulla fiducia e sul rispetto reciproco, qualità che ora apprezzava più di ogni altra cosa. Un pomeriggio, mentre sedeva con Clara nel luminoso soggiorno della loro nuova casa, Nathan si rese conto di aver finalmente trovato la pace. Le cicatrici del tradimento di Lauren erano ancora presenti, ma non lo tormentavano più. Per Lauren ed Eric, il karma aveva seguito il suo corso. Nathan non aveva bisogno di guardare indietro. La vita con Clara era tutto ciò che aveva sempre sognato, ma che aveva da tempo ritenuto irraggiungibile. Lei portava di nuovo la risata nella sua vita, riempiendo il silenzio con calore e gentilezza. Per la prima volta in anni, Nathan sentì che il peso del suo passato si stava alleggerendo. I fantasmi di Lauren ed Eric rimanevano ai margini della sua mente, anche se aveva superato emotivamente il loro impatto. Notizie della loro continua caduta arrivavano di tanto in tanto. Un conoscente comune menzionava casualmente che Eric era fuggito dal paese per evitare le cause legali, lasciando Lauren in difficoltà. Era poetico, pensò Nathan, come l'uomo stesso che lei aveva tradito aveva lasciato lei a ricomporsi. Nathan non era uno da ostentare apertamente, ma l'ironia non gli sfuggiva. La vita aveva un modo di bilanciare le bilance. Una sera, mentre Nathan e Clara preparavano la cena, arrivò una lettera per posta. Non aveva un indirizzo di ritorno, ma la calligrafia era inconfondibile. Era Lauren. Nathan esitò prima di aprirla, la curiosità in lotta con un senso di chiusura. Clara, percependo il suo disagio, gli diede un sorriso rassicurante. «Non devi leggerla se non vuoi», disse, posando una mano gentile sul suo braccio. Nathan annuì, ma la aprì comunque. Il contenuto era breve, ma le parole avevano un peso che non si aspettava. «Nate, so di non avere il diritto di chiedere il tuo perdono, ma voglio che tu sappia che sto cercando di migliorare. Ho iniziato la terapia e sto lavorando per ricostruire la mia vita. Ti devo una scusa, anche se so che non può annullare ciò che ho fatto. Volevo solo che tu sapessi che mi dispiace». Nathan fissò la lettera per un lungo momento prima di piegarla e riporla in un cassetto. Non era esattamente una chiusura, ma si sentiva come un passo nella direzione giusta. Clara era tutto ciò che Lauren non era: gentile, di supporto e feroce onesta.
Lei vedeva Nathan per quello che era, cicatrici e tutto, e lo amava incondizionatamente. La loro relazione era una vera partnership, costruita sul rispetto e sulla fiducia reciproci. Nathan spesso si meravigliava di quanto fosse cresciuto. Il tradimento che una volta lo aveva consumato, ora sembrava un ricordo lontano. Con Clara aveva trovato non solo l'amore, ma anche un rinnovato senso di scopo. Anche se Nathan era andato avanti, non poté resistere a infliggere un ultimo colpo a Eric. Mesi prima aveva scoperto prove di una nuova truffa che Eric stava gestendo all'estero. Con alcune email agli autorità competenti, Nathan assicurò che gli schemi di Eric venissero alla luce. Quando le notizie dell'arresto di Eric trapelarono, Nathan si concesse un piccolo sorriso soddisfatto. Non si trattava più di vendetta, ma di giustizia. La vita di Nathan e Clara fioriva insieme. Si trasferirono in una nuova casa, piena di luce e risate. Nathan si sentiva prosperare al lavoro. La sua rinnovata energia lo spingeva verso nuove vette nella sua carriera. Clara, dal canto suo, trovava successo nel suo business di design grafico e spesso collaboravano a progetti, combinando le loro abilità in modi creativi e appaganti. Anni dopo, Nathan incrociò Lauren per caso a un evento comunitario. Sembrava diversa, più tranquilla, più riservata. Si scambiarono saluti cortesi, ma non parlarono. Fu un momento di chiusura che Nathan non sapeva di aver bisogno. Mentre si allontanava mano nella mano con Clara, sentì un profondo senso di pace. Il suo passato non lo trovava più. Aveva costruito qualcosa di più forte, qualcosa di reale, e nessun tradimento avrebbe mai potuto portarglielo via. La storia di Nathan non riguardava la vendetta, anche se aveva giocato la sua parte. Riguardava la resilienza, il trovare la forza di ricostruire dopo essere stati spezzati. Con Clara aveva trovato la compagna che aveva sempre meritato e mentre stavano insieme a guardare il tramonto dal loro cortile, Nathan realizzò di non essere solo sopravvissuto, ma di prosperare. La lettera di scuse di Lauren era stato un colpo di scena inaspettato, ma Nathan l'aveva riposta come un semplice dettaglio in una storia già chiusa. Non aveva bisogno della sua redenzione, né le augurava ulteriori danni. Era sufficiente sapere che finalmente stava facendo i conti con le sue azioni. Tuttavia, la sua presenza rimaneva nel retro della sua mente, un promemoria del percorso che aveva percorso per arrivare fin lì. Una sera, mentre Clara lavorava a un nuovo progetto di design nel loro ufficio condiviso, Nathan si trovò a riflettere ad alta voce. «Pensi che le persone possano davvero cambiare?» chiese, il tono contemplativo. Clara alzò lo sguardo, l'espressione pensierosa. «Penso di sì, ma solo se lo vogliono davvero. Non è facile, richiede lavoro, vero lavoro, e la maggior parte delle persone non è disposta a fare lo sforzo». Nathan annuì, le sue parole risuonando. Era cambiato, vero? L'ira che una volta lo aveva guidato era scomparsa, sostituita da una quieta determinazione a vivere una vita migliore. Sperava che Lauren potesse trovare la sua pace, anche se sapeva che il suo viaggio non era più di sua competenza. Nathan e Clara continuarono a prosperare. La loro relazione si approfondiva con ogni anno che passava. Fecero viaggi insieme, esplorando luoghi che Nathan aveva sempre sognato di visitare, ma a cui non aveva mai avuto l'occasione. Una fresca sera autunnale, Nathan propose a Clara durante un weekend in montagna. I suoi occhi si riempirono di lacrime mentre diceva di sì e, per la prima volta in anni, Nathan provò una gioia pura e incontaminata. Il loro matrimonio fu un piccolo, intimo evento a cui parteciparono amici e familiari stretti. Mentre scambiavano i voti, Nathan non poteva fare a meno di meravigliarsi di quanto fosse cresciuto. Il tradimento che una volta minacciava di distruggerlo, ora sembrava un'ombra lontana, appena visibile alla luce della sua nuova vita. Anni passarono e Nathan raramente pensava a Lauren o Eric, fino a quando un incontro casuale a un evento di networking la riportò nella sua orbita. Lei lavorava per una piccola organizzazione senza scopo di lucro, molto diversa dalla sua carriera di marketing di alto livello. Si scambiarono cortesie e Nathan notò l'umiliazione nel suo comportamento. Non cercò di spiegarsi o di chiedere nulla. Riconobbe semplicemente i suoi errori
con una grazia silenziosa che lo sorprendé. «Grazie per avermi ascoltato», disse prima di andarsene. «Spero tu sia felice, Nathan, te lo meriti». La guardò allontanarsi sentendo solo pace. Il capitolo era finalmente chiuso per sempre. Tuttavia, il destino di Eric fu meno aggraziato. Le prove che Nathan aveva condiviso con le autorità portarono a una serie di indagini internazionali. I rapporti delle sue attività fraudolente fecero notizia e fu arrestato in un'operazione di polizia di alto profilo. Nathan venne a conoscenza della caduta di Eric attraverso le notizie, ma non ci rimase addosso. La giustizia aveva seguito il suo corso e non sentiva più il bisogno di coinvolgersi ulteriormente. La vita di Nathan e Clara insieme era ricca di amore e scopo. Celebravano insieme i traguardi, si supportavano nelle sfide e costruivano una famiglia piena di risate e calore. Nathan spesso rifletteva sul suo viaggio, non con rimpianto, ma con gratitudine per le lezioni apprese. Aveva scoperto la propria forza e trovato un amore che valeva la pena di lottare. In una tranquilla sera d'estate, Nathan e Clara sedettero sulla loro veranda a guardare il sole tramontare sotto l'orizzonte. I loro figli giocavano nel cortile, le loro risate trasportate dalla brezza calda. Nathan si rivolse a Clara con un sorriso contento. «Non avrei mai pensato che la vita potesse essere così bella», disse dolcemente. Lei si appoggiò a lui, gli occhi brillanti di amore. «È perché hai scelto di renderla bella, Nate. Non hai lasciato che il passato ti definisse, hai costruito tutto questo». Mentre lo teneva stretto, Nathan sapeva che aveva ragione. Il suo viaggio era stato doloroso, ma lo aveva portato a questo momento. Una vita piena di amore, risate e infinite possibilità. Le cicatrici del tradimento erano ancora lì, lievi promemoria della strada percorsa, ma non facevano più male. Erano semplicemente parte della sua storia, una storia di resilienza, redenzione e del potere di scegliere di andare avanti. Per Nathan, questo era più che sufficiente. E tu, come reagiresti se scoprissi un segreto che cambiasse tutto nella tua vita? Facci sapere nei commenti. Se ti è piaciuta questa storia, metti like e iscriviti al nostro canale per non perdere altri racconti emozionanti come questo. La tua partecipazione è fondamentale per noi.